Salve a tutti, sono Davide Boerio, Postdoctoral Researcher presso l'University College Cork in Irlanda e sono lieto di darvi il benvenuto a questa prima puntata della serie The Journalist's Craft, ideata dal Euronews Project. Dalla prima comparsa di fogli di notizie manoscritti nel XV secolo allo sviluppo dei giganti dei media nel XX, la comunicazione di notizie quotidiane di interesse generale ad un vasto pubblico ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle nostre società complesse, al punto che la libertà di espressione è considerata come uno dei pilastri fondamentali della democrazia. Il progetto Euronews, finanziato dall'Irish Research Council e diretto dal professor Brendan Dooley dell'University College Cork, studia la genesi e lo sviluppo dei processi informativi e delle pratiche comunicative dell'Europa moderna, nel tentativo di comprendere le dinamiche politiche, culturali, sociali che sottendono questo fenomeno. Euronews Project si occupa di studiare un'incredibile documentazione che è stata per lungo tempo trascurata dalla storiografia e dalle scienze sociali e che consiste di pubblicazioni manoscritte conosciute con il vocabolo italiano di avvisi, che possono considerarsi a tutti gli effetti come gli antesignani dei giornali stampati. Questa enorme mole di informazioni è il prodotto di una sete inesauribile di notizie della dinastia dei Medici a Firenze. Dal 1537 al 1743 la dinastia Medicea ha accumulato una documentazione di oltre 4 milioni di lettere e circa 100.000 avvisi manoscritti che riportano informazioni provenienti da ogni dove, da tutta Europa e dal mondo conosciuto di allora, e che oggi è conservata presso l'Archivio di Stato di Firenze. Nonostante l'obiettivo principale del progetto sia quello di occuparsi della storia delle notizie in tutte le sue diramazioni, questa nuova iniziativa di Journalist's Craft, parafrasando il titolo inglese del capolavoro di Mark Bloch, The Historian's Craft, il mestiere dello storico, estende queste riflessioni all'epoca contemporanea, intervistando ospiti attivamente coinvolti nel processo di raccolta delle notizie che condivideranno insieme a noi le loro esperienze e i loro punti di vista. L'obiettivo dunque è di definire, descrivere e contestualizzare la varietà e l'essenza del mestiere di giornalista nella pratica corrente, in un costante dialogo tra passato e presente, nella consapevolezza che ogni storia è una storia contemporanea. Quest'oggi siamo particolarmente lieti di presentarvi il nostro ospite. Buonasera, dottor Negri, e grazie per aver accettato il nostro invito quest'oggi. Buonasera e grazie a voi. Alberto Negri nasce nel 1956 a Milano ed è giornalista professionista dal 1982. Come inviato di guerra ha seguito sul campo tutti i maggiori conflitti ed eventi politici degli ultimi 35 anni. Ha lavorato negli anni '80 per il Corriere della Sera, Il Giornale, Italia Oggi e per oltre 30 anni, dal 1987 al 2017, è stato inviato speciale di guerra per il Sole 24 Ore, specializzato nell'area Medio Oriente, Asia centrale, Africa e Balcani. È autore di alcuni libri, tra cui Il turbante e la corona, Iran 30 anni dopo, pubblicato nel 2009, ed è anche l'autore di un libro, Il musulmano errante, storia degli Alawiti, che ho qui con me, Alawiti e dei segreti del Medio Oriente. Un bellissimo libro con una postfazione che è di Lucio Caracciolo, direttore del quotidiano di geopolitica Limes, pubblicato nel 2017, che ha ricevuto il premio Capalbio per la saggistica internazionale. Ha ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti per la sua attività giornalistica ed è inoltre anche l'autore di un lungometraggio insieme a Italo Spinelli sulla storia delle rivolte arabe, prodotto anche dall'Istituto Luce. Ha insegnato relazioni internazionali, storia del Medio Oriente, giornalismo al Master del Sole 24 Ore, alla LUISS, alla Scuola di Giornalismo Lelio Basso, ed inoltre tenuto numerose conferenze in diverse università italiane e straniere. Attualmente è consigliere dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale di Milano e continua a scrivere per numerose
testate cartacee online, quale il Manifesto, il Quotidiano del Sud e Fiscalità. Ecco, dottore, vorrei partire dall'attualità. Vorrei iniziare questa conversazione prendendo spunto da un suo articolo pubblicato qualche settimana fa. Nel suo pezzo rifletteva sul coprifuoco, imposto dai diversi governi europei come una misura straordinaria di contrasto alla pandemia del Covid-19. Ricordava in questo articolo alcune similitudini con esperienze che ha vissuto in prima persona, in particolare in Algeria nel 1991 e in Iraq nel 2003. Mi ha colpito in particolare l'attenzione che le ha dato ad un elemento, ovvero il silenzio e spesso appunto la solitudine che ne consegue. Ecco, la mia domanda è, secondo lei quanto regge il paragone detto che questo periodo potrebbe essere paragonabile a quello di una guerra? Ci sono delle similitudini, ma ci sono forse anche delle differenze molto forti. Ai nostri nonni, ai nostri padri, fu chiesto di andare al fronte in guerra a combattere durante la prima e la seconda guerra mondiale. A noi le autorità ci chiedono di restare stesi sul divano a guardare la televisione. Quindi c'è una bella differenza. Cioè si rischia la pelle, ma si rischia la pelle per la pandemia, non si rischia la pelle uscendo per andare a fare la spesa o per andare a scuola o per altre cose. Insomma, ci sono delle diversità. Però ci sono anche delle similitudini, perché la componente del silenzio è fondamentale. Ieri mi trovavo a Piazza Campo dei Fiori a Roma, che è una piazza, come sapete tutti, di solito popolatissima, e alle 7, 7 e mezza di sera quel monumento dedicato a Giordano Bruno era completamente l'unico passante della storia e contemporaneo di tutta quella piazza. Ero da solo a guardare questa piazza vuota. E certamente questo elemento colpisce perché si attraversano città che alle 7, alle 8 di sera sono già deserte perché non c'è nessun motivo per uscire, è tutto chiuso, bar, ristoranti, cinema, teatri. In questo ricorda qualche le situazioni belliche, perché ci sono città dove io ho vissuto, da Algeria, Baghdad, da Teheran, e tante altre, a Kabul, dove per anni, per decenni, non si è aperto un cinema, non si è aperto un teatro, non si è aperto un ristorante, un bar o qualunque luogo pubblico la sera. Cioè ci si rintanava in casa e si aspettava l'alba. Certo, questa alba era disseminata di sentimenti ben diversi da quelli che abbiamo oggi. Noi oggi abbiamo il senso dell'insofferenza per non poter uscire, per non poter andare a teatro, un senso di frustrazione e certamente anche a volte di solitudine. Però è ben diversa l'alba che noi aspettiamo e l'alba che si aspettava in queste città, dove in realtà quest'alba arrivava carica di angoscia perché non sapevi fuori che cosa sarebbe successo, se qualcuno dei tuoi cari, dei tuoi conoscenti, dei tuoi amici sarebbe stato ancora vivo. E oggi noi questa alba l'attendiamo in maniera molto, molto diversa. Il senso della solitudine, dell'angoscia che si vive in queste situazioni di guerra è così forte che può durare anni e non è accompagnato da nessuna, come dire, aspetto consolatorio, se non la speranza che un giorno tutto possa finire. Algeri, durante la guerra civile, è stata così per 10 anni. Pensate a una città mediterranea che tutti conoscono, la famosa Città Bianca, quella del grande lungomare disegnato da Coubertin, di quella città che è stata la città di poeti, di scrittori come Albert Camus, che alle 4, 4 5 del pomeriggio, persino in piena estate, quando è caldo, quando anche lì si andava in spiaggia a fare una passeggiata, a vedere il tramonto sul Mediterraneo, ebbene si spopolava. Alle 5 del pomeriggio già non c'era in giro più nessuno. E se si andava verso le ore più scure, le ore del buio, della notte, anche sfidando il coprifuoco, in realtà si trattava di andare a proprio rischio e pericolo. Non solo potevi incontrare i posti di blocco della polizia, della gendarmerie, ma soprattutto potevi incappare in quei faux barrage, in quei falsi posti di blocco che erano tenuti dagli islamisti e dove rotolavano le teste.
e dove si usciva indubitabilmente perdendo la vita. Ecco perché quell'angoscia e quel silenzio che c'era in quelle notte di Algeri, di Baghdad, di Damasco, di Aleppo, sono notti ben diverse, punteggiate magari da colpi di fucile, qualche mortaio, eccetera, e ci si chiede dove avranno colpito oggi, dove, chi sarà morto, che cosa ci dirà il bilancio delle vittime domani, dove saranno arrivati. Forse sono qui, che già bussano alla mia porta. Vorrei per un attimo riavvolgere il nastro e ripartire dalla sua storia personale. Fin dalla sua infanzia si è nutrito di giornalismo. Suo padre lavorava per la famosa agenzia Stefani, prima agenzia di stampa italiana fondata a Torino nel 1853. Ecco, io volevo domandarvi quanto l'ambiente familiare ha influenzato le sue future scelte professionali e se ci può raccontare qualche aneddoto legato alla sua infanzia e soprattutto se ha mai riflettuto sulle differenze tra il suo modo di fare il giornalismo e quello di suo padre. Eh sì, ci ho riflettuto. Mio padre l'aveva fatto da giovane, veramente giovanissimo, ancora prima di me, ancora prima di andare in guerra durante la seconda guerra mondiale, perché ha fatto la campagna di Russia, mio padre. E già aveva lavorato per l'agenzia Stefani, che era un po' la nonna dell'ANSA, potremmo definirla. Che cosa ricordo del lavoro giornalistico di mio padre? Ecco, ricordo lui che tambureggiava sulla macchina per scrivere. Era come una mitragliata velocissima, il rumore della mitraglia, quella tambureggiare, quel martellare sui tasti sarebbe poi quello che io ritrovai molti anni dopo, quando sono entrato per la prima volta nella redazione di un giornale. Non credo che influenzasse mio padre per fare il giornalista. Mi aveva abituato al rumore di fondo del giornalismo, alla colonna sonora del giornalismo. Certo, poi con lui mi è capitato di fare dei viaggi anche all'estero importanti e ogni tanto mi dava qualche rapporto economico, perché poi lui passò a fare il manager, e mi diceva: leggi un po' questo rapporto paese e fammi un riassunto. Sì, poi tanti anni dopo, quando lavorai per la prima volta all'ISPI, in un istituto di studi, avevo già una certa confidenza come si stilava una sintesi, un rapporto paese. Questo mi ha forse facilitato, mi ha facilitato avere amici i cui genitori facevano i giornalisti o che facevano gli scrittori e i giornalisti, e in qualche modo quell'aria l'hai sempre respirata. Quello che devo a mio padre però non è stato, come dire, un corso accelerato di giornalismo, ma un corso di maieutica, che è ben diverso. Credo che mio padre mi abbia insegnato il rispetto per tutto, per tutte le culture e per tutte le persone. Era un uomo di grande cultura, mi piaceva frequentare le biblioteche più che i bar e i ristoranti come a me, e forse questo mi ha enormemente facilitato. Non c'era aspetto storico, culturale, religioso su cui lui non avesse per me qualche risposta da dare ai miei interrogativi. E questo è stato per me molto importante, anche se poi io ho vissuto per moltissimo tempo, sin da giovane, lontano dalla mia famiglia. Mia madre è morta che io avevo 14-15 anni, mio padre si è poi risposato e addirittura saputo soltanto anni dopo che io facevo questo mestiere. Eppure gli uomini e le donne sono anche e forse più figli dei propri tempi che dei propri genitori. Io volevo domandarle quanto peso ha avuto nella sua decisione di voler fare questo mestiere, far parte di quella generazione nata nel dopoguerra, cresciuta nel mezzo della guerra fredda ed affacciatosi alla vita adulta attraversando i cambiamenti politici e sociali degli anni 60 e 70. C'è stato un momento in cui lei ha detto ok, voglio fare questo nella mia vita, o è stata una maturazione più lenta? Diciamo che è stata una maturazione forse più lenta che per altri di quella mia stessa generazione, in un certo senso.
Io sono stato spettatore, come tanti giovani della mia età, di quel momento a cui lei fa riferimento, che è stato molto importante, molto anche interessante dal punto di vista del costume, della cultura, della società. Era l'Italia che diventava un paese moderno, quella degli anni 60 e 70, che in qualche modo si avvicinava o si voleva avvicinare al resto dell'Europa, ma era anche l'Italia degli anni delle grandi violenze del terrorismo, delle grandi rivolte di piazza, dell'esplosione demografica anche di quella generazione che occupava le piazze e che forse avrebbe ambito ad arrivare anche al potere. Era anche ovviamente uno scontro ideologico fortissimo, che metteva su barricate opposte i giovani in una violenza che era una violenza quotidiana. Ogni giorno c'era il bilancio di qualche morto o di qualche ferito. Sono quegli anni di piombo che tutti abbiamo in qualche modo vissuto per quella generazione. È stato il nostro battesimo di guerra, in un certo senso, perché dovevi stare attento a come ti muovevi, dove percorrevi la tua città, quali erano i gruppi contrapposti che ti si sarebbero parati davanti in una strada piuttosto che in una piazza, a scuola piuttosto che sul lavoro e via discorrendo. Sono stati anche anni tragici, ma anche anni di grandissima possibilità di maturare e di scoprire anche per la prima volta certe cose. Arrivava il mondo moderno, arrivava la contemporaneità e noi l'affrontavamo con un paese che era impegnato su un fronte politico e ideologico interno e internazionale di prima linea, si può dire. Eravamo un paese di prima linea. Ecco, questo in fondo mi ha condizionato. Poi io ho avuto un percorso anche molto, come dire, variegato. Ecco, a questo proposito inserisco la domanda. Ci racconta il suo percorso? Come si diventa inviato di guerra? Perché senti parlare della guerra sin da quando sei bambino. La guerra non è qualcosa di estraneo, è qualcosa che ha accompagnato la tua infanzia, i racconti di tuo nonno, di tuo padre, di tutti coloro che tu incontravi allora. Erano i racconti persino della prima guerra mondiale di mio nonno, ma soprattutto quelli della seconda guerra mondiale, di quella resa dei conti sanguinosa che è stata in Italia tra il 43 e il 45. Io ho avuto anche la fortuna di incontrare e di conoscere personaggi protagonisti di quella storia da bambino. Parliamo della Resistenza. Partiamo dalla Resistenza, parlo del comandante Barbieri, il famoso comandante Ciro, capo delle truppe partigiane dell'Oltrepo, del conte Luchino Dal Verme, comandante della brigata Gramsci, che è morto a 101 anni 2 anni fa. E avevo sentito i suoi racconti, i loro racconti in casa. E certo, c'era sempre, come dire, anche il pudore nel loro racconto. Soltanto raramente si faceva riferimento agli episodi più cruenti, sanguinosi e crudeli di quella guerra. Si cercava sempre di puntare sul fatto che, nonostante tutto, c'era, soprattutto da parte di molti, la comprensione che si poteva finire in un attimo dalla parte sbagliata. E qual è la parte sbagliata della storia? È quella dei perdenti, soprattutto. È quella dei perdenti. Attenzione, è questo che in un certo senso è sempre stato guardato con attenzione dalla mia famiglia nei racconti che io ho sentito fare, non solo dai miei familiari, ma anche da tanti altri. Cioè il tentativo di comprendere anche gli errori altrui. Sicuramente nel suo lavoro, nel lavoro di un giornalista, soprattutto di un inviato di guerra, c'è un'attenzione particolare, non solo per i perdenti, ma anche per le vittime. Io però ci terrei a sapere un po' il suo percorso, cioè come si è formato. È arrivato un po' per caso, perché dopo tanti lavori precari ero andato a fare il militare, ero finito persino nei paracadutisti, poi ero tornato e a un certo punto incontrai in metropolitana a Milano una mia compagna di scuola, una che aveva la mia età, e le chiesi: cosa stai facendo adesso? Faccio la giornalista. E dico: e ti piace?
Sì, mi piace. È un bel mestiere? Dico io. Sì, è un bel mestiere. Ma perché non lo fai anche tu? Lei mi disse. Dico, ma come si fa? E mi diede un numero da chiamare, dovetti mandare un articolo e badi bene che io allora non sapevo neanche scrivere a macchina, ma non possedevo neanche una macchina per scrivere, e andai a casa di un mio amico e gli diettai il mio primo articolo, che era, credo, il giornalista come storico del presente. Forse c'erano anche delle ambizioni intellettuali esagerate allora, ovviamente, in questa cosa. Poi naturalmente finì anche a fare una scuola di giornalismo che allora veniva pagata, che tu non pagavi, ma c'era una sorta di borsa di studio, e poi ci fu un esame con 1000 persone, mi presero, io scrissi il mio pezzo con la penna, perché non avevo la macchina per scrivere, no? Quindi dovevo scrivere il mio pezzo anche in bella scrittura in modo che fosse compreso. E sono stati anche molto gentili, comprensivi, mi hanno preso e poi piano piano, un'esperienza dopo l'altra, mi sono tentato, insomma, di costruirmi un mestiere dove ho avuto la grande fortuna di incontrare persone straordinarie. Ecco, ci racconta un po' questa esperienza. L'inizio è stato semplice, immediato e complicato. Semplice e immediato perché quando salì per la prima volta le scale del Corriere della Sera, io ero ovviamente emozionato in via Solferino. Quello, allora ricordiamoci che c'era un canale televisivo, 2 giornali, 3 giornali nazionali, e il Corriere era indubbiamente il più importante. Era il Corriere delle grandi firme, dei Montanelli, era il Corriere dei Cavallari. E arrivai dal segretario di redazione e a un certo punto stavo per avviarmi alla redazione esteri dove mi avevano assegnato, e questo mi dice: dove va Negri? C'è il direttore che l'aspetta. Il direttore Cavallari, grandissimo inviato di guerra, il primo giornalista a fare un'intervista a un papa, tra l'altro. Ed era lì che mi aspettava nel suo studio, mi fece sedere e mi interrogò per un'ora su cosa leggevo, su cosa mi piaceva, su quali erano le mie inclinazioni e le mie preferenze. Ma quale giovane oggi viene ricevuto stagista, non ultima, ultimissima ruota del carro da un direttore che vuol sapere che tu, sconosciuto, chi sei? E lei che cosa rispose? Quali erano i suoi interessi? Quali erano le sue inclinazioni? E poi Beh, ci deve raccontare come arriva a fare l'inviato, perché questa di guerra. Beh, ci raccontai un po' di cose, naturalmente cercando di non sbrodolare, perché sei davanti al direttore del Corriere della Sera, che era un uomo molto severo, ma un uomo buonissimo. Era severo nel giornalismo, era severo nel mettere i paletti della professione, ma poi era un uomo estremamente comprensivo. E trovai dei giovani anche in redazione, nel giornale, con cui cominciai questo mestiere, e nella redazione esteri ebbi grandissime emozioni perché mi capitò di raccogliere il pezzo, un pomeriggio, un pezzo di Ettore Mo dall'Afghanistan, che era stato dato per disperso per un mese. E allora io, emozionatissimo, mentre lui telefonava, prendevo note e scrivevo sto pezzo a mano dopo un mese che nessuno del giornale l'aveva più sentito e nessuno conosceva la sua sorte. Lì penso che fosse il momento in cui ho pensato che forse l'inviato di esteri mi sarebbe piaciuto molto viaggiare. Avevo già viaggiato moltissimo, perché nell'80, quando ero arrivato al Corriere, 2 anni prima, ero stato in Iran a vedere la rivoluzione insieme a un mio amico iraniano, avevo viaggiato già parecchio, insomma, e scelsi quello perché l'inviato mi sembrava anche il mestiere, come dire, più libero. Eri fuori dalla redazione, stavi all'estero, in qualche modo raccontavi le storie che nessuno poteva vedere, se non tu con i tuoi occhi. E quello mi sembrava, come dire, la Formula 1 del mestiere. E ho deciso di salire, ho avuto la fortuna di salire, perché poi non fui assunto al Corriere, finì dopo 1 anno e mezzo, 2, a Sole 24 Ore, dove mi inventai anche un po' la pagina politica estera, e poi cominciai a viaggiare, e da allora ho continuato a fare questo.
Guardando la sua biografia che ho trovato su internet, quel poco che c'è, perché devo dire che lei è molto restio a far circolare informazioni personali, nel senso, io però sono riuscito a trovare questa piccola biografia e che mi ha impressionato. Lei lo diceva prima, nel sole 24 anni si trova per un viaggio personale in Iran, a vedere appunto appena un anno dopo dello scoppio della rivoluzione che avrebbe poi portato alla proclamazione della Repubblica Islamica del Ayatollah Khomeini. Successivamente ha seguito lo svolgersi della guerra civile libanese, lo scoppio della guerra Iran-Iraq negli anni '80, ha seguito l'invasione sovietica dell'Afghanistan, copre la prima guerra del Golfo, le guerre civili in Somalia, Mozambico, Angola e in Algeria, ha seguito il conflitto in Kurdistan, oltre all'Eritrea, Etiopia, Senegal e Mali, ha raccontato la liberazione di Nelson Mandela in Sudafrica. Nell'ex Jugoslavia è stato testimone oculare dell'assedio di Sarajevo, ha seguito la guerra in Croazia e Serbia, ha coperto il conflitto in Kosovo nel 1999, le rivolte in Albania, l'arresto e la caduta di Milosevic. Negli anni 2000 ha seguito la guerra in Afghanistan, prima e dopo l'11 settembre, la guerra in Iraq nel 2003 con la caduta di Saddam Hussein e il ritiro americano. Nel 2014 è stato sul fronte con l'ISIS nel Kurdistan iracheno e nel 2016 all'assedio di Mosul. Nel 2011 ha seguito sul campo le rivolte arabe ed ha assistito alla caduta di ben 3 autocrati, Ben Ali, Mubarak e Gheddafi. E in ultimo ha seguito la guerra civile siriana con servizi da Aleppo e Kobane. Cioè, praticamente lui è stato negli ultimi 35 anni testimone diretto dei maggiori eventi politici e bellici. Io volevo chiederle, si sente più fortunato ad aver osservato da vicino il corso della storia o ad essere riuscito a sopportarne il peso? Beh, innanzitutto mi considero molto più fortunato che bravo. Se fossi stato soltanto bravo, non sarei magari tornato qui a raccontare davanti a lei queste cose. Molti non sono tornati, sono rimasti sul campo. Quindi mi considero molto più fortunato che bravo. In un certo senso, se volessi dare una scansione a questa mia esperienza personale, potrei dividerla in 3 fasi per quanto riguarda l'inviato di guerra contemporaneo. Queste 3 fasi sono quelle che praticamente la prima va dalla seconda guerra mondiale. Che giornalismo conosco io? Conosco un giornalismo che era molto tradizionale, quello della macchina per scrivere, di telefoni che spesso non funzionavano, di esperienze anche molto, come dire, differenti dagli stessi giornalisti. Era un lavoro molto artigianale, fatto da pochissimi, perché c'erano pochissime televisioni, pochi giornali, e in questo modo avevi anche la possibilità però di conoscere tutti i grandi che stavano ancora lavorando in quel mestiere, no? I grandi inviati. E conosci quella fase, come dire, ancora un po', se vogliamo, romantica di questo mestiere. Una fase che continua fino, direi, alla fine degli anni '80. Mi ricordo che quando andavo sul fronte di guerra Iran-Iraq e tornavo indietro a Teheran a raccontare, a scrivere l'articolo, perché lì c'era solo il telefono, lo potevo trovare lì, il telefono o la telescrivente per mandare il pezzo al giornale, e beh, io raccontavo eventi che avevo visto magari 3, 4, 5 giorni prima, però quando andavo a letto la sera e aprivo un libro, mi sembrava di aver informato il mondo. La mia unica comunicazione con l'esterno era una radio e onde corte. Quelle radio, la stessa radio onde corte che avrebbero potuto usare, che so, a Milano o a Roma nel 44, nel 43 o nel 44 per sentire le notizie degli alleati. Alle 5 del pomeriggio, con una piccola antenna, sporgendomi dalla finestra, sentivo ancora il famoso da 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 da, this is BBC from London. E quella radio era pure proibita, perché non si sarebbe potuta portare dentro l'Iran. Per cui si deve cercare sempre una piccolina in modo da poterla nascondere. Ecco, questo è stato il primo periodo. Quando finisce questo periodo? Ha un giorno e una data precisa, in cui cambia totalmente il nostro mestiere. Ed è la notte tra il 16 e il 17 gennaio del 1991, quando per la prima volta da Baghdad
il mondo vede la guerra in diretta. The skies over Baghdad is over illuminated. Queste sono le parole di Peter Arnett per CNN. Era la prima volta che cambiava il mondo. Cominciano ad arrivare i primi telefoni satellitari, si vede insomma un cambiamento tecnologico. E che cosa è il nostro mestiere il giorno dopo, la notte del 17 gennaio? È un mestiere completamente diverso. Il giorno dopo tu non potevi più raccontare i missili su Baghdad, li aveva visti tutto il mondo in diretta, quindi il tuo compito di raccontare la guerra in qualche modo cambiava e si doveva raffinare e doveva diventare più importante, doveva diventare una chiave di griglia e di interpretazione di eventi che già la gente vedeva in diretta in giro per il mondo. E poi c'è la fase successiva. Questa fase dura dal 91 fino quasi al 2010-2011, perché nel 2011 comincia un altro mondo, la terza fase, quella dove la produzione delle notizie non è più soltanto quella dei giornali, delle televisioni, ma quella dei social media. Le rivolte arabe saranno in gran parte dominate o in qualche modo innescate e comunque descritte già dai social media che cominciano a farsi strada, ed è quella lì che è cominciata la terza fase del nostro mestiere. Oltre a testimoniare sul campo i maggiori eventi politici degli ultimi anni, lei appunto ha vissuto la trasformazione della professione. Soprattutto appunto l'impatto che le nuove tecnologie dei nuovi mezzi di comunicazione hanno avuto, ce lo spiegava poc'anzi. Penso che un impatto fondamentale che le nuove tecnologie hanno avuto è stato anche quello di modificare la percezione dello spazio e del tempo. Il rapporto con il tempo. Il rapporto con il tempo. È molto interessante la sua domanda. Ci vorrebbe forse una riflessione più approfondita di una breve risposta in un'intervista. Si no? provi. Ci provo. C'è un rapporto col tempo epidermico individuale di ognuno di noi. Penso di ricordare personalmente tutti i momenti della mia vita professionale vissuta all'estero in questi eventi drammatici di cui sono stato testimone. Ricordo le date, ricordo le persone, ricordo i momenti, eccetera. Paradossalmente ricordo meno la mia vita personale a volte, perché l'incisione è tale che se io devo ricordarmi cosa ho fatto in un anno della mia vita, dico sì, quello è l'anno della guerra del 91, no, quello era nel 99, quello è stato nel 97 quando Clinton manda i missili su Baghdad, quello è il 2006 dove sono in Libano e arrivano gli israeliani al confine. Ecco che cos'è la memoria. E la memoria è così forte di quegli eventi che in qualche modo la tua stessa vita personale diventa più sfumata, più, come dire, meno importante. Lei prima notava che io non do quasi mai informazioni sulla mia vita personale, ma non perché voglio tenermela per me o perché sono particolarmente riservato, perché la mia vita scompare di fronte a quella del destino di milioni di persone e di popoli che ho visto travolgere dalle guerre, dalla violenza, dalla fame. Cos'è la mia vita? La mia vita è stata soltanto quella di un uomo molto fortunato che è stato mandato lì, pagato anche, per raccontare la storia degli altri. Il mio compito è raccontare la storia degli altri. Poi certamente la filtriamo attraverso la nostra cultura, la nostra sensibilità, i nostri sentimenti. Accade forse anche a voi storici qualcosa di questo genere, vi posso immaginare, ma il giornalista deve raccontare la storia degli altri. Non sei tu il protagonista. Su questo purtroppo ho visto un certo degrado della professione. Cioè, come dire, siamo entrati con l'era dei social, siamo entrati nell'epoca del narcisismo anche, del narcisismo spinto. Questo vale per il giornalismo, ma vale per tutto il resto, dalla politica a tutto il resto. C'è un forte senso di narcisismo che spinge le persone a farsi protagonisti e quasi a voler coprire gli eventi, a volersi farsene attori principali. Io ho iniziato il mestiere
dove dovevi essere molto umile, dove il caporedattore ti faceva rifare 20 volte lo stesso pezzo se non l'avevi fatto bene, dove dovevi fare 4 righe di richiamo in prima fatti bene, senza errori. Cioè, tu dovevi informare. E in un certo senso io ho visto i grandi di questo mestiere continuare a mantenere questa, come dire, questa caratteristica, da Ettore Mo a tanti altri, a Bernardo Valli, a Robert Fisk, che è morto qualche giorno fa. Il nostro è un mestiere dove si consumano le suole delle scarpe, dove lo spazio per il narcisismo deve essere molto limitato e non può essere il protagonista. Il giornalista non è il protagonista, è il testimone. Eppure per molte persone la vita di un inviato di guerra è avvolta quasi da una aura romantica e romanzesca. Però immagino che ci sia anche in questa vita una quotidianità. Qual è la routine di un inviato di guerra? Beh, diciamo la verità, dipende dalle situazioni. Ci sono situazioni magari anche comode, perché mica sempre si è in mezzo alla battaglia, eccetera. Però la quotidianità vuol dire sopravvivenza. Faccio un piccolo esempio: il 19 marzo del 2003, quando gli americani cominciano a bombardare Baghdad, a mezzanotte ero su una terrazza dell'Hotel Palestine, improvvisamente la luce non sarebbe più tornata per anni. E quando manca la luce che cosa succede? Come carichi il tuo computer? Come fai a funzionare il tuo telefonino? Come fai a funzionare il tuo frigorifero? Devi avere un generatore e per fare funzionare il generatore devi avere della benzina o del diesel, della nafta. Quindi ti devi dedicare a questo, devi anche mangiare, perché spesso non c'è da mangiare, quindi la mattina presto esci non solo a trovare le notizie, ma a trovare anche qualcosa da mettere sotto i denti. Quindi Succede la che prima destinazione è il mercato. sempre il mercato, è sempre il bazar, che in fondo fonte anche di notizie, perché senti la vita quotidiana delle persone, di quanto è aumentato il prezzo del pane, della farina, dei beni fondamentali, senti che cosa dicono le persone, quali sono i loro sentimenti di paura, di attesa, di preoccupazione, di come si organizzano, senti anche le notizie a volte. Certo, poi ci sono le persone sul posto che sono i tuoi stringer, i tuoi traduttori, i tuoi interpreti, che sono quelle con cui hai vissuto. Io ho vissuto lunghi anni con queste persone. Io ricordo a Kabul nel 2001 incontrai un ragazzo di 18-19 anni che cominciò a fare il mio interprete. Era stato alto, sapeva discretamente l'inglese e addirittura anche un po' di norvegese, perché era stato con un contingente militare norvegese, Ashmatullah, Ashmat, è mio amico ancora oggi. Nel frattempo si è sposato, si è laureato in ingegneria, si è sposato, ha avuto 2 figli, eccetera. Come tanti altri. Sono la mia Loro, famiglia. il- il- Quella è il- la mia famiglia. A questo punto però mi piacerebbe che lei ci raccontasse brevemente come nasce un reportage di guerra, partendo appunto dalla scelta dell'argomento, preparazione del viaggio, logistica, rapporto con le fonti fino alla pubblicazione. Beh, io ho lavorato per 30 anni per un giornale economico e finanziario, politico, economico e finanziario. E certamente per il lettore del Sole 24 Ore era assai importante avere, oltre che un racconto politico, ovviamente, chi sta combattendo chi sono i fronti, eccetera, avere anche un'idea di quello che accade dal punto di vista economico in queste regioni, nei Balcani, in Africa, in Medio Oriente, dove tra l'altro petrolio e gas la fanno da sempre come driver per in qualche modo influenzare fortemente gli eventi. E quindi sei in qualche modo, nel quel contesto, sei anche stimolato ad andare più in profondità, in un certo senso. Da una parte ci sono gli aspetti politici, culturali, religiosi, eccetera, ma dall'altra parte devi trovare anche una trama che in qualche modo faccia incrociare questi elementi anche con l'economia, la Il- gestione delle risorse, che possono essere l'acqua, il gas, il petrolio, l'agricoltura, il commercio, e con i condizionamenti internazionali che ci sono in questo. Per cui uno poteva leggere la guerra dei Balcani in tante maniere diverse,
c'è chi l'ha letta in maniera magistrale come Paolo Rumiz in un libro come Maschere del massacro. Io l'ho anche a un certo punto letta, una serie di reportage sulle vie dei gasdotti, delle pipeline, come veniva condizionata geopoliticamente questo conflitto. Ecco come nascono i reportage. Nascono dalle domande che tu ti sai fare, cerchi di dare delle risposte sul campo e cercando anche informazioni. Ecco. Mi scusi se la riporto, il mio interesse proprio pratico. Cioè sceglie lei che cosa seguire, gli assegnano una storia, le difficoltà di organizzare il viaggio, ha dei contatti, quali sono le fonti. Mi piacerebbe sapere qualcosa in più su questo ciclo. Ecco, io sono stato immensamente fortunato rispetto a molti altri miei colleghi, cioè ho spesso deciso io di partire, come partire, perché partire. Cioè andavo dal direttore, dicevo 99 si sta preparando la guerra del Kosovo, il direttore mi guardava e mi diceva pensi che sia importante per noi seguirlo? Io dicevo sì, e ci andavo. Era difficile, che, cioè, c'erano degli eventi naturali, ovvi, no? Cioè, succede l'attentato, la cosa, e tu parti. Cioè, questo va in automatico, no? Eventi grossi, eventi importanti. E poi però ci sono anche, come dire, quei reportage che nascono dalla necessità di andare un po' più in profondità, da quella serie di domande di cui parlavamo prima, di andare a cercare di spiegare un po' gli eventi. La cosa interessante, ecco, questa è una questione un po' di metodo, è che bisogna sempre seguire con molta attenzione gli eventi della cronaca internazionale per cercare di andare sul campo un po' prima che scoppi la guerra, per andare a vedere sul terreno che cosa si sta producendo. A me è capitato diverse volte di andare sul terreno prima che succedessero i fatti. Dove? Arrivo in Afghanistan, per esempio, nel 2001, vado nel maggio 2001 perché avevamo allora al giornale questo mensile molto bello, diciamo, andiamo a fare una cosa sull'Afghanistan. Molti altri giornali mi dicevano cosa fai a fare in Afghanistan? Tanto non succede nulla. Poco dopo sarebbe stato l'11 settembre e questo mi ha avvantaggiato moltissimo perché quando passai nel maggio 2001 dal confine tra Pakistan e Afghanistan sapevo perfettamente qual era l'ufficio per salire, per avere il permesso di entrare nella zona tribale e salire sul Khyber Pass. E quando scoppia l'11 settembre io il 14 sono già sul Khyber Pass, cioè perché avevo pochi mesi prima ero andato lì e sapevo come procurarmi il permesso per salire sopra. Ci sono posti dove non sei mai stato magari e quindi devi procurarti delle informazioni, soprattutto dei contatti. Metti la guerra in Somalia. Quando comincia la guerra in Somalia? Ma allora no, era difficilissimo anche andare dall'aeroporto al centro della città. Cioè già lì rischiavi la pelle. Quindi dovevi avere qualcuno che ti venisse a prendere e sapesse dove passare. Cioè tanti dettagli che sembrano magari poco importanti e che al lettore non vengono raccontati perché sarebbero magari anche noiosi o poco interessanti, ma che sono fondamentali per poi arrivare sul posto e fare questo reportage, e ancora più fondamentali per tornare indietro a raccontarlo. Ecco, se ci può raccontare questi dettagli che al lettore non interessa, ma che a noi interessano molto. Allora, ci sono dei posti dove tu hai dei contatti, magari che hai coltivato negli anni, e quindi tutto si svolge in maniera diversa, ma non sempre uguale. Le faccio un esempio. Quando nel 2003-2004 comincia Al-Qaeda a tagliare teste dappertutto in Iraq, io avevo 2-3 stringer a Baghdad. Chi sono gli stringer per i Sono nostri... coloro che trovano gli appuntamenti, fixer, traduttori, interpreti, eccetera. E io magari telefonavo una settimana, 10 giorni prima, avvertendoli che sarei arrivato a Baghdad. Ma io non telefonavo il giorno prima e gli dicevo quando il mio aereo sarebbe atterrato. E sa perché? Al-Qaeda intercettava i telefoni ed era in grado in qualche modo di seguirti. Qualcuno è stato rapito o sequestrato proprio per questo. Per cui arrivavo fuori dall'aeroporto, dove c'era una marea di tassi in un polverone straordinario, e ne prendevo uno a caso e speravo che non fosse un jihadista e che mi portasse a destinazione. Ecco perché il nostro è un mestiere dove hai 10 secondi per decidere.
Quindi intuito e analisi. Intuito e analisi e tanta fortuna. Però c'è anche un altro elemento che vorrei porre alla sua attenzione, cioè è chiaro che la preparazione e l'organizzazione è necessaria quando si trova soprattutto in una zona di conflitto, l'esperienza, però ci sono dei momenti imprevisti, no? Richiedono una risposta immediata dell'osservatore, non tanto nella decisione di fare, di prendere o meno un taxi, ma anche eventi che impattano la raccolta delle informazioni, il modo di scrivere. E quindi mi chiedo quali sono appunto le risorse materiali e culturali che uno poi mette in campo per far fronte a questo evento inatteso e anche per raccontarlo. Per esempio, ci sono degli eventi anche in cui che sono talmente tragici o talmente forti che mettono in crisi anche la nostra capacità di comprendere. Ma anche la nostra capacità di verificare questi fatti. Prendiamo ad esempio il massacro di Srebrenica. Quando avviene il massacro di Srebrenica, in quella calda estate in cui 7.000 musulmani furono passati per le armi dal generale Mladic, io mi trovavo a Tuzla, che non è lontanissima, e da lì sono dovuto andare fino a Srebrenica. Si sapeva che era una delle enclavi sotto assedio, no? Le famose enclave che dovevano essere protette dalle Nazioni Unite, tant'è vero che dentro c'era un contingente di caschi blu olandesi che si consegnarono la città a Mladic, e addirittura c'è una foto dove il comandante olandese brinda champagne con Mladic stesso. Questo è il clima. E noi non siamo riusciti a entrare a Srebrenica. Forse se l'avessimo fatto non saremmo neppure qui a raccontarlo, ma aspettavamo, vedevamo la gente che arrivava dalla montagna e attraversava il bosco. E a un certo punto siamo arrivati davanti a un albero dove c'era una donna che si era impiccata per non essere presa prigioniera dalle milizie serbe e dei soldati di Mladic. Questo corpo penzolava nella foresta. E lì capisci il segno della disperazione. Devi essere capace di interpretare anche i segni. E a volte non basta arrivare sul posto di un massacro per capire. A volte non basta, perché i massacri possono essere in qualche modo anche inquinati, le prove, eccetera. E anche, come dire, certe cose che sono state dette, per esempio, durante la guerra di Libia, che dicevano che c'erano tutti questi mercenari che combattevano per Gheddafi. Certo che c'erano, ma nella piana di Bengasi, tra Bengasi e Gedabia, erano i libici che combattevano. E lì cosa hai fatto? Hai rivoltato 20, 22, 25 cadaveri per vedere dalle loro carte d'identità, dalle loro identificativi militari, i loro nomi e capire se erano arabi libici o venivano da qualche altra parte. Cioè, ti tocca fare tanti mestieri differenti facendo questo mestiere, ma la cosa più importante è che tu devi continuarti a fare domande. Quello che ho davanti è veramente la realtà? Cosa c'è davanti a questo cadavere? Cosa c'è davanti a questa fossa comune? Come si è creata? Come viene usata politicamente, per esempio, o dalla propaganda? Questo è un aspetto molto importante. Devi essere sempre un po' avvertito anche su queste cose. Davvero hanno bombardato Douma, in Siria, alla periferia di Damasco, con le armi chimiche? Lo hanno fatto realmente? Robert Fisk, per esempio, ha raccontato una storia completamente diversa negli ultimi anni della sua carriera giornalistica rispetto a quella che era la versione corrente dei fatti. E molte volte la verità, o qualche cosa che si approssima alla verità, la conosciamo anni dopo. Dopo 20 o 30 anni ci si aggiungono dei dettagli, delle cose su degli eventi su cui abbiamo scritto, che ti obbligherebbero a scrivere un articolo completamente diverso da quelli che avevi scritto 20 o 25 anni prima, perché a poco magari viene fuori la verità, i testimoni non sono più minacciati e si sentono di poter parlare, vengono fuori nuove prove, lo stesso. Questo è assolutamente importante. Cioè, il giornalista di lungo corso alla fine scrive continuamente lo stesso articolo
che però è una storia diversa, perché la storia della Siria che potevo scrivere, o del massacro di Hama che potevo scrivere nell'82, è una cosa diversa scritta nel 2011. Vengono fuori altri dettagli, altre cose, altri particolari, e a poco l'interpretazione degli stessi eventi può cambiare e darci una luce diversa sulla realtà. Io vorrei sapere a questo punto il suo rapporto con le fonti ed anche il suo rapporto con il potere. La ricerca della verità come si concilia quando magari le fonti devono sempre essere in un certo qual modo pesate. Io sono un po', in realtà, uno specialista in dittature, perché ho frequentato le dittature per decenni. Ho frequentato paesi che vivevano sotto dittatura. L'Iraq di Saddam Hussein, la Libia di Gheddafi, ma anche lo stesso Egitto di Mubarak, la stessa Repubblica Islamica Iraniana. Proprio dittatura non è, ma certamente sono regimi dove l'informazione viene spesso strettamente controllata. I famosi ministeri dell'informazione. Bravissimo, il famoso Ministero dell'Informazione. Dove esiste un Ministero dell'Informazione, dicevamo noi, non esiste mai informazione, perché da noi in Occidente non si sente il bisogno della democrazia di avere un Ministero dell'Informazione. E tu è il primo posto dove vai per avere un accredito, eccetera. Se vai, succede tutt'oggi, se vai al Cairo non puoi lavorare se non hai un tesserino del Ministero dell'Informazione, come a Damasco, come a Baghdad, come da altre parti. E per lunghi decenni, prima delle rivolte arabe, eccetera, i tuoi rapporti erano molto, come dire, definiti. Da una parte c'avevi il potere e coloro con cui avevi rapporti anche a volte spesso frequenti. Io per esempio avevo un rapporto molto frequente col segretario di Saddam Hussein, che era poi quello che faceva la lista dei ministri, in poche parole comandava lui, il dottor Ahmad, che poi ancora in carcere a Camp Crocker. Però attenzione, certo il potere ti condiziona e ti dà informazioni che ti possono condizionare e che in qualche modo devono andare a loro vantaggio, però il potere ti dà a volte informazioni che ti aiutano, come dire, tasselli di informazione che ti aiutano in qualche modo a comporre anche dei quadri. In queste situazioni parlare con l'opposizione o comunque con coloro che fanno controinformazione è pericoloso, diventa un rischio, e quando lo fai devi stare sempre attento a come ti muovi. Nell'Iraq di Saddam Hussein ogni giornalista era seguito da un minder, cioè uno che si occupava del suo lavoro quotidianamente. Una volta, per intervistare il capo Yazida, che stava allora a Mosul, ma eravamo negli anni 90, ho dovuto seminare questo minder. E attenzione, correvo in qualche pericolo io, ma forse lui ne correva ancora di più di me, se si fosse saputo che ero sfuggito al suo controllo. Devi tenere presente che quando assumi informazioni, anche importanti, sia dal potere che dall'opposizione, o di chi fa controinformazione, devi stare molto attento a valutare se metti in pericolo anche queste persone. Perché tu, come inviato, un giorno tornerai a casa e qualcuno si occuperà di te. Loro rischiano la loro vita, quella della loro famiglia. Quindi deve esserci anche un senso forte di responsabilità nel dare certe informazioni. Cioè, e comunque cercare di coprire al massimo le tue fonti di informazione, perché possono essere minacciate, possono perdere la vita. E in questo senso, cioè lavorare con le dittature ti dà una prospettiva diversa sulla vita, perché sai che questa vita è in pericolo tutti i giorni, in ogni ora del giorno, anche per piccole cose, per dettagli, per quelle che a noi sembrano informazioni insignificanti o non così importanti. Spesso volentieri, stando dall'altra parte,
ai lettori questo traspare poco, o comunque traspare soltanto nel momento in cui vedono i razzi per aria, le bombe che esplodono, le teste tagliate. In realtà il nostro lavoro è fatto, e questo è il rapporto con la quotidianità, anche di relazioni con persone del posto che in qualche modo si offrono di aiutarti. Naturalmente devi sempre vagliare, perché attenzione, è ovvio che il tassista è una spia lì, sono tutti a servizio del padrone. I tassisti marocchini sono la prima fonte di informazione del potere, come quelli di Teheran o di Baghdad, eccetera, no? Però possono essere persone che ti possono dare anche qualche dettaglio di informazione che attentamente vagliato e verificato può essere importante, non tanto poi il tassista, possono essere scrittori, possono essere intellettuali. Le faccio un esempio, perché non mi piace parlare del sesso degli angeli a me. Quando nel 2016, il 15 di luglio del 2016, c'è il colpo di Stato, il tentativo fallito di colpo di Stato contro Erdogan, io arrivo a Istanbul all'alba del giorno dopo. Il colpo di Stato viene represso, è fallito, e io passeggio per le strade di Istanbul insieme ad Ahmet Altan, grande scrittore turco, direttore di giornale. Pensi che un suo libro ha venduto 1 milione di copie, quindi parliamo di un personaggio sconosciuto. Ebbene, Ahmet Altan, 3 mesi dopo, è stato arrestato come complice del colpo di Stato. Pensi un po', passeggiava con me per le vie di Baghdad. È stato liberato per 48 ore e in carcere ancora adesso dopo anni, con una condanna all'ergastolo. Questo significano le nostre fonti. Dottore, in un celebre articolo del 21, Mark Bloch ha scritto dal titolo Riflessioni di uno storico sulla guerra delle false notizie. Mark Bloch ha scritto delle pagine interessantissime sulla diffusione delle false notizie in guerra. Lui è stato testimone diretto di quegli avvenimenti, in quanto all'epoca si trovava appunto al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. E Bloch dice una cosa molto interessante, dice che le false notizie sono frutto dell'immaginazione collettiva, cioè ci sarebbe una certa predisposizione da parte degli attori in campo di credere a delle false notizie. Anche un altro storico, Fernand Braudel, detenuto in un campo di prigionia tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, riflettendo sul rapporto tra guerra e informazione, scriveva che la stampa ci propina ogni giorno un nuovo spezzatino, sminuzzato in brevi istanti. Persino le operazioni militari obbediscono molto spesso, malgrado la continuità che le caratterizza, alla legge inflessibile dell'articolo quotidiano. Infatti vengono frammentati in episodi, suddivise in battaglie locali, ammansite con le frasi fatte dei comunicati del giorno. Vorrei che lei riflettesse un attimo, sempre nei limiti di una risposta ad un'intervista, al rapporto tra il sistema mediatico, l'opinione pubblica e la guerra. Per non essere troppo drammatico, le cito un episodio che capitò al mio amico Baram, inviato di guerra dell'IRNA, che è l'agenzia iraniana, che la sera stilava anche i comunicati sul bilancio degli scontri della giornata tra iraniani e iracheni. Siamo negli anni '80, in un conflitto che fece 1 milione di morti. Chissà chi era il suo capo? Ali Khamenei, l'attuale leader supremo della Repubblica Islamica. Allora la sera dicevano: quanti razzi abbiamo lanciato oggi? Bah, 6. Ma dai, metti 8. Cioè, e qui siamo nell'ambito di qualche cosa che fa anche un po', come dire, sorridere, però sia mio nonno che mio padre, che tutti coloro che hanno fatto le guerre ce lo raccontavano. Cioè, la propaganda, soprattutto sotto le dittature, ti raccontava cose mirabolanti delle imprese militari degli italiani durante la guerra, che eravamo i più forti, che avevamo una grande marina, una grande aviazione e via discorrendo, che poi alla prova dei fatti si era poi rivelata nulla. C'era tutto il 44 vive, per esempio, delle notizie delle armi definitive che avrebbero in mano i tedeschi, la Germania, no? Si ricorda, tra il 44 e il 45, di gente che non si rassegna alla sconfitta perché l'alleato tedesco ha in mano armi straordinarie.
Questa è la guerra. In tempo di guerra, come dice un vecchio proverbio della mia città, il milanese, ci sono più balle che terra. Cioè, ma vuole che le racconti un altro episodio? Durante la guerra del 91, forse gliel'ho già detto in una conversazione privata, compare sulla Reuters, sulla Associated Press, non sulla Reuters, la notizia, era l'agosto del 90, che gli americani erano in grado di individuare tutti i depositi di armi e di esplosivi di Saddam Hussein grazie a un aereo sniffatore. E allora viene data la notizia su Sapepre, viene ripresa dai giornali, questo aereo che sorvola i territori e che è in grado di sniffare, di odorare dove sono i depositi di armi e le bombe. E dopo qualche giorno qualcuno smaschera la burla, che qual era? L'aereo sniffatore era semplicemente una storia di Topolino e Paperino che era stata presa e pubblicata come fosse verità di guerra, no? Cioè siamo di fronte a cose di questo, anche cose di questo tipo, cioè la propaganda è l'informazione. Le guerre, prima ancora che con le armi, si vincono proprio con l'informazione, facendo credere spesso e volentieri al nemico o alla pubblica opinione cose ben diverse da quelle che sono. E questo è il problema. E poi ci sono le amare sorprese. Pensi se non è disinformazione quando Bush Junior dichiara nel 2003 sulla portaerei missione compiuta, mission accomplished. Quale missione compiuta? Quella di aver distrutto il regime di Saddam Hussein? Le strade di Baghdad erano in preda all'anarchia, alle milizie, agli stragi, alle sparatorie. E Al-Qaeda stava salendo e per 10 anni questo paese sarebbe caduto in un gorgo inerrabile. E non era finita, perché poi nel 2014 sarebbe arrivato l'ISIS. Pensi all'Iraq, è in guerra dall'80. Siamo nel 2020. Quale missione compiuta? Quale vittoria? Abbiamo abbattuto Gheddafi, benissimo. E che cosa l'avete sostituito? C'è qualche cosa? C'è dell'ordine? C'è la possibilità per la gente di vivere? No. Cioè, non sono solo le dittature, come dire, a sfruttare e a usare l'informazione come propaganda, lo sono molto di più le democrazie, perché tutti i giorni, sono in grado di raccontarti una storia o parte di una storia che vuole costruire una narrativa. È una narrativa che naturalmente dovrebbe vedere noi come vincenti, a parte la storia delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein che nessuno ha mai trovato, no? Una colossale bugia costruita da Blair e da Bush e che, guardi, ci ha occupato per mesi noi giornalisti, perché noi ricevevamo montagne di carta del Dipartimento di Stato, del Pentagono, che tu ti leggevi intere notti a leggere di cose che non c'erano più e di cui peraltro ti meravigliavi conoscendo l'Iraq, perché non c'era manco le scarpe per i soldati e da mangiare per la gente. Ora, questa è una bugia colossale, ma attenzione, c'è la bugia preventiva. Qual è la bugia preventiva? Quella che in qualche modo costruisce già prima una certa versione della storia, una certa narrativa, ancora prima che accadano gli eventi. Un esempio di questa narrativa preventiva, ancora l'Iraq. Chi è che aveva passato le armi, che ha passato le informazioni sulle famose armi di distruzione di massa? Ahmed Shalabi, ex primo ministro, che poi su Time a un certo punto compare con la sua foto sulla copertina di Time con su scritto il George Washington iracheno. Shalabi poi non diventerà il leader dell'Iraq, passerà dalla parte degli iraniani e farà un'ultima intervista a una TV francese, la 5, in cui raccontava come aveva costruito la grande bugia delle armi di distruzione di massa. Quella è l'ultima intervista di Shalabi, perché il giorno dopo, casualmente, Shalabi muore di infarto. Dottore, vorrei farle un'ultima domanda.
Il 30 ottobre del 2020 è morto a Dublino all'età di 74 anni Robert Fisk, storico inviato di guerra del quotidiano inglese The Independent, definito dal New York Times come il più famoso corrispondente di guerra della Gran Bretagna. Per molti di voi giornalista, Fisk è stato un modello. In un suo articolo di commiato ha ricordato un episodio molto toccante che vi ha visti protagonisti e che vorrei citare. Eravate a Baghdad e lei scrive che ha incontrato Robert Fisk davanti alla Biblioteca Nazionale, in fiamme. Lei scrive: vidi Robert Fisk raccogliere manoscritti per terra mentre altri fogli volavano nell'aria. Li inseguivamo come se cercassimo di impedire la distruzione sotto i nostri occhi. A un certo punto mi fermai, mentre Robert continuava instancabile ad afferrare pezzi di carta per terra o sollevati nell'aria dal fumo dell'incendio. Quello che mi pareva un gesto vano, per lui era quello che si doveva fare in quel momento. Quando si chiedeva a Fisk di spiegare in cosa consistesse il ruolo del giornalista, Robert Fisk amava citare le parole di una giornalista israeliana, sua amica. Diceva: il ruolo del giornalista è di monitorare i centri del potere, specialmente quando i governi politici decidono di portarci in guerra, quando loro decidono che uccideranno e gli altri moriranno. Volevo appunto lasciarla con questa domanda: qual è l'essenza del giornalismo per Alberto Negri e se continua a credere nell'importanza di questo lavoro oggi più che mai come antidoto alle dittature, alle ingiustizie? Per me è semplicemente raccontare un'altra versione della storia. Una versione della storia che magari non viene raccontata nei media mainstream. Io penso che questo sia il mio compito, il compito del giornalista, cioè smontare un po' di bugie ogni tanto e comunque cercare di far vedere ai lettori una trama degli eventi e farli leggere non soltanto da una parte sola, ma anche dalla parte degli sconfitti e delle vittime. Poi non so se ci sono riuscito. Concordo però con quello che diceva questa giornalista. Il compito del giornalista è essere il cane da guardia del potere, di continuare in qualche modo a monitorarlo, perché appunto ci può spingere prima o poi a uccidere e a morire per quelle decisioni che vengono prese. Io purtroppo l'ho visto in oltre 30 anni, ho visto tutto questo. La ringrazio per questa chiacchierata, per questa intervista che ci ha concesso, della sua disponibilità.